Signori, benvenuti in questo nuovo video. Vi presento Baby Audio. Realizzano ovviamente plugin audio, come dice il nome, per Windows, Mac e iOS. Innanzitutto li ringrazio perché mi hanno dato l'opportunità di provare 3 plugin. In questo video ovviamente incominceremo a parlare della prima, che si chiama BA1, mi sembra che si pronunci così, è scritto BA-1, ed è un sintetizzatore analogico molto interessante perché ci riporta indietro nel tempo, quando i suoni erano più belli, ragazzi, per noi che siamo ovviamente un po' in là con l'età, e questa è la verità, rima anche. Questo sintetizzatore analogico si è ispirato ovviamente a qualcosa di nato in quegli anni, 82-83, una tastiera della Yamaha CS01. Una tastiera che aveva all'interno ovviamente dei controlli, un oscillatore solo. Qui si parla ovviamente di un oscillatore solo, invece ovviamente su Baby Audio abbiamo in questo synth logico ovviamente plugin virtuale, abbiamo ben 2 e tutti i controlli del caso, quindi era anche di una tastiera molto interessante e ancora oggi è commercializzata, non so quanto costa, però esiste ancora, ma ovviamente risale a anni ovviamente indietro. Quindi in questa prima parte andremo a vedere la panoramica. Il video dedicato a questa plugin sarà diviso in 3 parti, perché se no andavamo troppo lunghi, già che io sono lungo, mi perdo in parole. Quindi la prima parte vedremo la panoramica dell'applicazione, ovviamente andremo a vedere il sito e accompagnare il cantante. Poi nella seconda parte, in un altro video, vedremo gli oscillatori e con ovviamente i filtri, ok, che si possono applicare, e nella terza e ultima parte andremo a vedere gli effetti, parliamo di delay, riverbero, eccetera eccetera. C'è un interessantissimo arpeggio, quindi molto interessante. Andiamo a vedere un po' tutti i suoni, non tutti, ma vedremo la maggior parte dei suoni, così daremo un'occhiata e poi ovviamente concluderemo il video in quella terza parte. Ma ora vi lascio alla prima parte, dove parleremo del BA1 e andremo a vedere la panoramica dell'interfaccia utente. Iniziamo proprio dall'Apple Store. Ovviamente andiamo a vedere la plugin che io ho già scaricato, ovviamente grazie ancora, mi hanno regalato la plugin, mi hanno regalato un'altra plugin e mi hanno regalato un effetto. Se vedete in fondo non ci sono costi aggiuntivi, ovviamente non ci sono acquisti in app, e questa è una bella cosa perché chi vuol suonare ovviamente ha anche una spesa da comprare questi strumenti, quindi una tantum fa piacere. E poi abbiamo tutto quello che concerna di Baby Audio, ok, tutto quello che fanno. Io ho provato anche questi effetti, ho provato anche questi effetti che magari poi li porterò sul canale, e abbiamo anche da vedere poi Atoms, ok, e poi mi hanno regalato, adesso vediamo se la trovo, eccola qua, VHS, Super VHS, questa qua, che è una plugin per praticamente per fare effetti tipo VHS, il nastro un po' rovinato, così. Adesso andiamo a lanciare, ovviamente andiamo sul deck Sectoppete e andiamo a vedere la plugin che è qua. No, la riconosci da questa iconetta qua, ed è questa qua. Eccola qua, appare così, e quindi appare. Vedete che praticamente proprio rispecchia proprio il sintetizzatore che abbiamo visto in sovrappressione. Quindi abbiamo qui, però dalla nostra parte abbiamo 2 oscillatori. Vedete, sono questi qua 2 oscillatori che sono poi possono essere mixati col fade, ma lo vedremo dopo, ok, in una parte a parte, perché ovviamente adesso vediamo la schermata principale. Qua sotto c'è la tastiera, ecco, questa è l'applicazione staccata da qualsiasi programma di audio edit o sequencer che sia. Qui abbiamo, innanzitutto possiamo cambiare gli skin, ok, cambiamo gli skin e abbiamo tutti i colori possibili e immaginabili. Cioè, tipo qua il 4, non so se poi la tastiera veniva venduta in colori differenti, non lo so. E quindi molto carina. Qua abbiamo ovviamente, se volete andare a visitare, volete ovviamente
come dire, recensire questa applicazione, ci avete tutti questi i recapiti, e qua dentro abbiamo, io le chiamo schede di memoria, mi piace chiamarle schede di memoria, che abbiamo tutti i suoni ovviamente. Qui abbiamo il tasto dischetto dove possiamo, una volta che abbiamo modificato i suoni, perché possiamo modificare i suoni, una volta che abbiamo modificato i suoni possiamo ovviamente salvarli col nome, e poi, adesso faccio cancel, e poi li ritroviamo qua, eccoli qua, vedete, dentro user, e troviamo il nostro, quello che io ho praticamente salvato, ok. Quindi no, non salvato perché l'ho installato, scusate, l'ho trovato qua dentro user, ma non c'è niente adesso, quindi lo troverete dentro user perché l'ho installato. Vabbè. Colpa mia. Qua abbiamo i tasti per andare avanti e indietro, qua abbiamo il tasto random che ci permette di andare a far sì che il nostro synth cerchi un suono per noi, a differenza di un'altra funzione che vedremo adesso. Qui c'è di nuovo dischetto, e qua c'è ovviamente cancellare, penso solo quelli che abbiamo fatto noi, non quelli che hanno fatto loro. Qua c'è di nuovo ovviamente il link a tutto il resto. Qua c'è l'arpeggio, molto interessante perché l'arpeggio va a tempo col vostro sequencer, quindi molto utile questa cosa qua, che ha due posizioni, poi lo vedremo, ovviamente sincronizzazione col sequencer e no. Qui abbiamo on off per la velocity, quindi la pressione del tasto. Qua abbiamo on off, polifonia e monofonia, e qui abbiamo un tasto per andare a fare il reset di tutto quello che noi abbiamo fatto finora. Qui abbiamo un altoparlante, qui abbiamo l'altoparlante è carino perché distorce la voce, il suono come fosse la tastiera. Qua abbiamo ovviamente l'indicatore che quando si suona, vedete, si illumina, e quando ovviamente un parametro, se riuscissi a prendere col mouse sarei contento, butti su e giù, vedete, cambiano i valori per ovviamente dare un'indicazione in più, no, indicazione. Qua abbiamo ovviamente sempre i controlli MIDI, diciamo il pitch bend e roba del genere. Qua abbiamo il volume, e qua abbiamo invece un tastino che ci permette di andare a iniziare a generare un suono, ma non è un suono che proviene dalla libreria ovviamente di BA1, è un suono generato per iniziare a lavorarci su. Quindi molto carino come cosa, e direi che può servire, ok, per iniziare a creare qualcosa. Benissimo ragazzi, avete visto come già interessante da questa prima parte del video abbiamo visto che praticamente offre molte possibilità, anche se abbiamo visto solamente la panoramica, ma mi scuserete perché sennò ovviamente il video diventa troppo lungo, e nelle altre parti vedrete le altre cose molto interessanti, ma lo scoprirete perché l'ho scoperto io e mi sono innamorato, e non riesco a staccarmi. Poi a me mi frullano nella testa questi suoni, quindi non riesco a smettere di provare. Quindi io ringrazio ancora ovviamente Baby Audio per avermi dato la possibilità di provare questi plugin, che ovviamente non è solo questa, ma ne abbiamo altre due e quindi non spoileremo niente, e quindi non mi resta che dirvi, se volete condividere questo video con i vostri amici che mi fate crescere, e in ultimo, se vi va, iscrivetevi al canale, è gratuito, e ovviamente se volete azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.